Nel 2023 Casa Perbellini si trasferisce in un luogo storico che è il ristorante 12 Apostoli e prende il nome di Casa Perbellini 12 Apostoli perché per noi le sale dove ci troviamo rappresentano il 12 Apostoli, mentre invece all'interno della cucina, lo chef table, rappresentano quello che è stato Casa Perbellini. Siamo in un luogo storico, un luogo della ristorazione e anche della cultura, perché il ristorante quest'anno compie 275 anni, nasce nel 1750 prendendo il nome non dalla religione ma da 12 mercanti di Piazza delle Erbe che tutti i pranzi mangiavano qua e la gente li chiamava i 12 Apostoli. È un luogo storico anche per la cultura perché era la sede del premio 12 Apostoli che è stato dato alle più grandi personalità della storia d'Italia, a partire da Rita Levi Montalcini ad Andreotti Spadolini e tutta una serie di grandi giornalisti. Questo posto ci ha dato un'energia incredibile, contando che è sempre stato un ristorante gourmet. Prima stella Michelin nel 58, primo 2 stelle in Italia nel 69, per cui una grande storia gastronomica oltre che culturale. Sicuramente da quando siamo arrivati al 12 Apostoli abbiamo investito molto per tornare ad essere una grande pasticceria. La pasticceria fa parte un po' del DNA della famiglia Perbellini e negli ultimi 2 anni il progetto è stato di implementare una carta dei dessert e una parte della piccola pasticceria, dando comunque una nuova visione di queste 2 cose che sono fondamentali in un menù del 12 Apostoli Casa Perbellini. Come abbiamo reinterpretato la pasticceria? L'abbiamo reinterpretata in 2 maniere, sicuramente in una parte molto moderna perché il dessert al piatto segue la stagionalità, questa è la cosa fondamentale, giocando molto su poca dolcezza e un po' più di acidità e poi comunque riproponendo i grandi classici della ristorazione, del dessert della ristorazione. Ecco, parlando di grandi classici, oggi ci troviamo a presentare una nostra visione leggermente più contemporanea di un grande dessert della cucina italiana che è nato in un ristorante e è stato portato nelle famiglie. Noi gli abbiamo dato una textura leggermente diversa perché presentiamo un tiramisù bianco ma rispettando comunque la memoria del gusto. Adesso ci trasferiremo nel nostro laboratorio di ricerca dove facciamo tutte le prove di tutti i menù dei nostri ristoranti e dove Luca Bna vi presenterà appunto il nostro tiramisù bianco. Il tiramisù bianco è una ricetta con 4 fasi principali che sono la glassa bianca, la mousse al mascarpone, un inserto di biscotto alla mandorla e la base croccantino che porterà innovazione al tutto. Iniziamo dalla glassa. Qui abbiamo il glucosio dove andremo ad aggiungere lo zucchero semolato. Porto quindi a 104 gradi i nostri zuccheri. A parte invece aggiungere un po' di latte per stemperare la maizena. Questa operazione ci serve per evitare la formazione di grumi all'interno appunto di quello che sono i liquidi. Vado quindi ad aggiungere la parte di latte e la maizena all'interno della panna, l'ultima parte di latte della ricetta e porto tutto a bollore. A parte tengo controllato lo zucchero e il glucosio, importante non mescolare troppo per evitare che l'aria venga intrappolata dallo zucchero e crei quindi grumi che non sono poi possibili da sciogliere con i liquidi. Arrivati a 104 gradi aggiungiamo la panna che abbiamo preriscaldato e portato a bollore. Andiamo a versarla in 2 parti. La prima parte ci servirà appunto per stemperare quella che sarà la fase dello zucchero e poi la seconda parte invece ci permetterà di avere una struttura liscia. Andiamo ad aggiungere la gelatina reidratata con la sua acqua, una parte di gelatina e 5 parti di acqua. Andiamo a frullare il tutto e emulsionare sulla parte di cioccolato, quindi la parte grassa della ricetta. Abbiamo utilizzato un cioccolato bianco che ci permette di portare più burro di cacao e quindi la fase di grassatura sarà migliore. E poi stiamo in tema, quindi utilizziamo appunto il colore bianco.
quindi a emulsionare. Importante in questa fase non incorporare aria e utilizzare un mixer con una lama a taglio obliquo per poter rompere queste bolle d'aria che andranno ad intrappolarsi appunto all'interno della glassa. Ora metto la glassa in frigorifero per 3 o 4 ore. Questo mi permetterà di avere una consistenza idonea una volta frullata nella glassatura della torta. Ora andiamo a preparare la seconda ricetta di questo tiramisù bianco, è il croccantino. Abbiamo sciolto in precedenza il cioccolato bianco e il burro di cacao, andiamo a miscelarli fra di loro. Ora verso il sale, il caffè in polvere, vado a miscelare e uniamo la pasta di mandorle. A parte prendo la paillette feuilletine, unisco la mandorla a filetti e poi il cioccolato bianco, il burro di cacao e tutti gli aromi che abbiamo inserito. Vado a miscelare il tutto. Il burro di cacao e il cioccolato appunto andranno a impermeabilizzare la paillette feuilletine e rendere friabile quello che è il nostro croccantino. Vado quindi a stendere il croccantino e a compattarlo all'interno di un ring. Ha un diametro inferiore a quella che risulterà la torta finita, in modo da avere gli strati che sì, si vedranno internamente, ma esternamente risulterà che avremo solo crema. Quindi andremo a fare un movimento circolare per andare a stringere la circonferenza del nostro croccantino. Una volta fatta questa operazione vado in abbattitore, questo ci permetterà di solidificare quella che è la massa grassa e poi andare appunto a staccarlo dal silpad. Il croccantino quindi farà da base a quella che è la costruzione del tiramisù e avendo caffè all'interno darà le note del caffè classiche che ci porteranno a quei gusti. Andiamo quindi a incominciare con la terza preparazione che è il biscuit alla mandorla. Uniamo quindi le parti secche della ricetta, la farina di mandorle, farina e lo zucchero a velo e andremo a setacciarle per intanto eliminare quello che possono essere i grumi all'interno e poi per portare aria alle farine. Torniamo all'interno della nostra boule. A parte invece montiamo le uova e lo zucchero semolato. Ora la massa è montata, andiamo quindi a incorporare le farine e il burro. Ne prelevo una parte che andrò ad aggiungere a quello che è il burro, per evitare di smontare la ricetta nella fase di incorporo finale. Incorporo invece le farine nella massa. Le incorporo a neve e vado dal basso verso l'alto a mescolare per evitare di scomporre appunto e smontare il composto. Come ultimo passaggio unisco l'appareil di tuorlo, zucchero e burro. Una volta che aggiungo il burro devo cercare di smuovere il meno possibile la montata per evitare di perdere volume. A parte mi sono preparato una teglia con carta forno, andrò a disporre quello che è la montata. Andrò a stenderla a un'altezza di 0,5 cm, quindi uno spessore né troppo alto né troppo basso. Una volta raggiunto lo spessore andremo in forno in cottura a 210 gradi per circa 6-7 minuti. Questo è il risultato, quindi al tatto umido,
Questo sarà dovuto al burro che abbiamo appunto utilizzato all'interno della ricetta. Quindi dal foglio andiamo a ricavare 2 dischi che saranno quelli necessari per la stratificazione della torta. Andiamo a occuparli con un anello di un diametro di 2 cm inferiore al diametro finale della torta. Metto sulla placca quindi tutti i singoli elementi, il biscuit e quello che è il croccantino. Adesso facciamo la crema al mascarpone, quindi ultima preparazione della ricetta. Andiamo a montare la panna. Intanto mettiamo lo zucchero e l'acqua per fare lo sciroppo e portiamo a 121 gradi. La panna dovrà essere semimontata. Metto la panna in frigo e nel frattempo monto i tuorli per la pata bomba. Andiamo a montare. Una volta arrivati a 121 con lo zucchero, andiamo a inserirlo nei tuorli. Con piccole quantità è conveniente l'utilizzo della frusta. E andiamo a finire la montata con la planetaria. Andiamo ora a finire la montata, quindi a portare a raffreddamento quella che è la massa. Raggiunto il raffreddamento andiamo ad unire il mascarpone. Questo sarà il risultato finito. Andiamo quindi ad aggiungere la panna. Questa operazione è consigliabile prendere una parte di apparei, andare a ricreare appunto la consistenza ideale dei due composti, quindi una consistenza simile, e poi andare ad unirli. Otterremo quindi la crema finita. Andremo quindi a inserire all'interno di una sac à poche che ci permetterà poi il dressaggio per montare la torta. Questa torta verrà montata al contrario, quindi il croccantino lo avremo all'estremità più alta, mentre la crema al mascarpone alla base. Quindi vado a montare gli strati della torta. Andiamo con prima procedura ad adagiare la crema al mascarpone alla base. Con l'aiuto di una spatolina a gomito ci aiuteremo a spingere quella che è la crema sull'acetato con la quale è stato rivestito l'anello in acciaio. Questo ci permetterà di evitare di far vedere gli strati all'esterno e avere una glassatura migliore. Andremo quindi a adagiare il primo strato di pan di Spagna alla mandorla. Verrà successivamente eseguita un'altra operazione uguale per permetterci la disposizione del secondo strato di pan di Spagna. L'importante è girare per evitare la formazione di aria, quindi questo movimento ci permetterà di spingere la crema alle estremità e ottenere un'uniformità nella stesura della crema. Vado a chiudere con l'ultimo strato di crema
sul quale poi dispongo il croccantino, girandolo in modo da avere la parte piatta in superficie, e utilizzo lo stesso movimento che ho utilizzato per la stesura della crema. Questo ci permetterà appunto di avere un rialzo della crema in eccesso e andarla a riportare in quello che è il bordi della nostra torta. Ora quindi andremo a mettere la torta in abbattitore. Una volta congelata andremo in glassatura. Ho quindi preso la glassa dal frigo, andremo a scaldarla a 20 secondi in microonde per avere la temperatura di 28-30 gradi. Con l'utilizzo di un mini penner andremo a recuperare la consistenza. Questo è quindi il risultato finito una volta abbattuta la nostra torta. Importante è togliere l'eccesso della glassa con l'aiuto di una spatola a gomito. Fatta questa operazione metto la torta in abbattitore per un paio di minuti per fissare la struttura della glassa. Ovviamente i tempi cambiano se non si utilizza l'abbattitore ma si utilizza un freezer. Staremo 4-5 ore nella prima fase di montaggio strati. Dopo la glassatura invece circa 10 minuti basteranno per fissare la glassa. Fase di rifinitura. Abbiamo l'utilizzo di oro in polvere dove andiamo ad aggiungere alcol, ci servirà appunto per diluire quella che è la sua consistenza e andare a fare un'impressione sulla torta. Vado quindi con l'utilizzo di due misure differenti, una di un tarocco, una di una spatola a gomito, ad utilizzare la parte dell'estremità quindi a rifinire la placchettina di cioccolato al latte con la soluzione di oro e alcol. L'andrò a posizionare al centro della torta e andremo a completare con il chicco di caffè. Adesso ne tagliamo una fetta per capire e vedere come è stratificata all'interno. Quindi abbiamo la nostra glassa, la crema al mascarpone, alternata al nostro biscuit alla mandorla, e andiamo a ripetere l'operazione chiudendo con un croccantino alla mandorla e caffè. Questo è il tiramisù bianco dello chef Giancarlo Perbellini. Bene, Luca vi ha presentato la nostra ricetta, vi ha insegnato i passaggi. Vi invito a riprovarlo sia a casa che al ristorante, oppure di venirci a trovare a Verona. Un grande saluto da 12 Apostoli Casa Perbellini.